Bene, siamo pronti per iniziare. Il tema di questa sera è la manipolazione e la domanda da porsi è: siamo manipolati? Sì. Siamo tutti manipolati e principalmente il maggior manipolatore di noi stessi siamo noi. Cosa intendo che siamo noi? Intendo che la percezione che abbiamo del mondo e le scelte che noi facciamo sono condizionate dal nostro dialogo interiore. Molto spesso prendiamo delle decisioni, reagiamo alle situazioni in funzione di comandi interni che non sono legati ad un nostro benessere, ma sono più che altro legati ad uno schema che abbiamo appreso, al nostro copione di vita. Quindi nel momento che una persona si rivolge a noi in modo gentile, possiamo avere reazioni diverse, possiamo cogliere la sua gentilezza come la bellezza che c'è nel genere umano, o la domanda che ci può venire è: che cosa sta cercando da me? E magari è la stessa persona che semplicemente si rivolge a due persone differenti. Ma al di là della manipolazione di noi stessi, stasera volevo proprio affrontare il concetto della manipolazione operata dall'esterno. Volevo vedere con voi come comprendere quando si è in una situazione in cui si è manipolati, o quando si pensa di essere manipolati. Già quando si pensa di essere manipolati è un buon inizio. Perché? Perché possiamo iniziare a fare un'analisi di realtà e soprattutto possiamo iniziare ad ascoltarci. La situazione peggiore, più complicata, è quando noi non abbiamo questa consapevolezza. E qua il gioco si fa interessante. E l'elemento fondamentale che noi non dobbiamo mai perdere di vista è il porci le giuste domande. Non dobbiamo mai smettere di chiederci se la situazione che stiamo vivendo, se le cose che ci stanno dicendo le persone, le situazioni, i media, sono coerenti con il nostro sentire. Perché c'è una bellissima notizia, che noi sappiamo quando un qualcosa, è coerente con il nostro sistema di valori, quando un qualcosa è legato ad un nostro benessere oppure no, è che non ci ascoltiamo. E mi direte: "Ah beh sì, Milena, adesso la fai semplice." No, è proprio così. Noi non ci ascoltiamo. Non ci ascoltiamo da un lato e soprattutto spesso non abbiamo imparato a decodificare il nostro dialogo interiore. E questo è interessante. Perché? Perché noi siamo spesso bravi a giudicare l'altro, a vedere quando l'altro è in errore, a dare dei giudizi sul comportamento e sulle emozioni dell'altro, perché siamo degli osservatori esterni. Ma non siamo così sufficientemente bravi con l'osservazione di noi stessi. Perché? Perché andiamo in difesa. E allora facciamo un passo indietro. Come comprendere che si è in una situazione manipolatoria? Come comprendere che l'altra persona sta cercando di manipolarci in modo conscio, ma anche in modo inconscio? Come cercare di comprendere se una determinata situazione è manipolatoria.
Punto primo, percepire il nostro livello energetico. Percepire se la nostra energia scende oppure sale. Perché? Perché in un rapporto manipolatorio c'è sempre un persecutore, tornando al nostro famoso triangolo drammatico, che prende l'energia della vittima, che inconsciamente la cede. Quindi quando siamo all'interno di un rapporto manipolatorio, la nostra energia diminuisce. E come possiamo percepire questa diminuzione di energia? Possiamo essere proprio più stanchi, possiamo avere una sorta di nebbia mentale, quella che in inglese viene chiamata fog, proprio una sorta di intontimento, di confusione. Non siamo in grado di capire qual è la scelta giusta, non siamo in grado di sentire. A volte lo si dice proprio, "Ah, mi sento confuso." Quindi primo elemento, energia. Percepite il vostro livello energetico, diventate consapevoli del vostro livello energetico. Cercate di capire quando vi relazionate con un'altra persona se la vostra energia sale o la vostra energia scende. Questo indipendentemente dal fatto che vogliate verificare se c'è una manipolazione in corso. Ok, leggo un libro, questo libro ha fatto aumentare la mia energia o l'ha fatta diminuire? Vedo quel determinato film, ascolto quella determinata notizia al telegiornale. La mia energia sale oppure scende? Dobbiamo diventare attentissimi nel cogliere i cambiamenti energetici nel nostro corpo. Più ci facciamo attenzione, più diventa semplice. È molto semplice, scusate il gioco di parole. Anzi, scusate la ripetizione. È un po' come quando arriviamo a casa la sera dopo una giornata di lavoro e proprio sentiamo la stanchezza fisica e mentale. Quella è la sensazione. Ci sono quelle persone, quei luoghi in cui io vado, parlo, e poi mi sento prosciugato. Primo elemento, quindi, il mio livello energetico. Secondo elemento, quali sono le emozioni che io sento nel momento che l'altra persona si rivolge a me? Sento rabbia, sento tristezza, sento paura. Cosa sento? Perché le emozioni, non, come più volte ho detto, non esistono emozioni positive e emozioni negative. Le emozioni sono dei campanelli, sono delle spie al nostro interno che ci stanno indicando un qualcosa. Quello che dobbiamo comprendere quando si attiva un'emozione è se la stessa è stato un gancio a qualcosa che è successo nell'là e nell'allora oppure coerente col qui ed ora. Se qualcuno mi schiaccia un piede nel qui ed ora, ovviamente io che cosa faccio? Mi sposto. Ma a volte noi abbiamo questa percezione di qualcuno che ci schiaccia un piede a livello emotivo quando in realtà non è così. Quindi è molto importante l'ascolto, anche qui, la percezione del nostro corpo, della nostra energia, l'ascolto delle nostre emozioni e in particolare c'è una sensazione importante che è un campanello d'allarme fondamentale per comprendere se c'è una manipolazione in corso, che è il senso di colpa. Il senso di colpa è quando noi ci sentiamo in colpa, ci assumiamo la responsabilità, ci sentiamo colpevoli in difetto rispetto ad una determinata situazione, rispetto ad una determinata persona. E qua è fondamentale, quando scatta questa sensazione, proprio ascoltarla.
e chiedersi qual è la mia responsabilità oggettiva e soprattutto potevo fare qualcosa per evitare quella situazione? E guardate che soprattutto i media utilizzano molto il senso di colpa, ma anche a livello educativo. Mangia, che ci sono i bambini in Africa che stanno morendo di fame. Questo è un'induzione di un senso di colpa. Io ti obbligo a mangiare, bambino, perché i bambini in Africa muoiono di fame. Quindi tu hai una sorta di senso di colpa, no? Ti senti in difetto rispetto a quei bambini. E lì, ovviamente, da bambini non facciamo un'analisi oggettiva, ma da adulti sì, ed è bene. Ma io, col mio atteggiamento, posso modificare qualcosa rispetto ai bambini in Africa? No. E allora perché dovrei farmi carico di un qualcosa che io non posso cambiare? Riflettevo l'altro giorno di come molti di noi sono cresciuti in una cultura prettamente cattolica e mi è venuto in mente qualche giorno fa proprio questa immagine da bambina quando andavo a letto e c'era proprio il mea colpa, mea massima colpa, cioè questa cosa super ritualistica di battersi il petto e di sentirsi in colpa, nello specifico era per la crocifissione di Gesù. Cioè, proprio ho avuto un... Ma perché? Perché un bambino si dovrebbe sentire in colpa per la morte di Gesù? Cioè, capite quanto il senso di colpa è oh mamma, non mi viene la parola, è profondamente al nostro interno, perché è così facilmente attivabile. Perché è ovvio che con la nostra parte logico-cognitiva ci rendiamo conto che cacchio di responsabilità possiamo aver avuto noi da bambini se quel signore era lì su una croce. Poi è quello che noi stavamo dicendo, era quello che ci veniva trasmesso, il non verbale potentissimo, c'era proprio il gesto, no? Poi anche col pugno e poi mi ricordo che la suor Carmela ci diceva, quando fate così dovete farlo anche con un po' di violenza, cioè proprio dovete sentirlo nel petto questa colpa. Cioè, sono cose che adesso a pensarci, cioè, sembrano assurde. Eh, Però sono cose che accadevano e presumo accadono ancora, ovviamente, per i bambini che vanno a messa. E questo non è un giudizio rispetto alla religione cattolica, è proprio un'osservazione di come abbiamo il senso di colpa che si attiva facilmente, ma proprio perché viviamo in una società che induce al senso di colpa. E quando entriamo nel senso di colpa, entriamo in uno stato in cui ci mettiamo in una posizione di meno. Nel momento in cui io entro in uno stato di senso di colpa, quello che scatta tendenzialmente è bene, cosa posso fare io per recuperare la mia colpa? E quindi dimmi cosa posso fare. E quindi quello che viene detto spesso, non sempre si fa. Ma perché spesso si fa? Perché si vuole togliere quella sensazione proprio di essere una persona cattiva, una persona brutta, perché il senso di colpa attiva il presunto bambino cattivo dentro di noi, la presunta cattiva bambina dentro di noi. E la manipolazione agisce anche su un altro aspetto fondamentale, che è il senso di appartenenza. Cosa intendo? Intendo che
L'essere umano è un animale sociale e ha proprio necessità di aggregazione, ha necessità di fare parte di un branco, di un gruppo. Perché? Perché si riconosce in funzione di come gli altri lo vedono. Noi ci nutriamo del riconoscimento dell'altro e quindi per agire in modo manipolatorio su una persona, quello che io faccio, da un lato lo isolo e dall'altro lo faccio rientrare all'interno di un gruppo. Negli anni passati abbiamo visto, senza entrare nella polemica di giusto o sbagliato, però abbiamo visto tutto il cinema del Vax e del Novax, come un certo gruppo di persone veniva etichettato in un modo, come ad un certo gruppo di persone veniva indotto un senso di colpa, una non appartenenza, anzi una volontà di far del male a un'altra parte. E quindi per comprendere quando la manipolazione è in corso, noi abbiamo uno strumento pazzesco, che è l'ascoltarci e soprattutto l'aver fiducia in quello che sentiamo. Perché a volte noi le percepiamo le emozioni, percepiamo il senso di colpa, percepiamo il senso di inadeguatezza, percepiamo che l'altra persona sta superando determinati limiti, ma poi scatta in noi il voler essere la brava bambina, il voler essere il bravo bambino. Chi sono io per dire no a questa situazione? E succede nelle cose piccole e nelle cose grandi. E poi quando si è all'interno di un rapporto manipolatorio diventa sempre più difficile uscirne. Perché? Perché più il rapporto si consolida, più la nostra energia diminuisce, più la nostra energia bassa, minore ascolto abbiamo rispetto a quello che sono i segnali. E si crea proprio intorno alle persone manipolate una sorta di ragnatela, da cui è veramente difficile districarsi. Perché? Perché più si è all'interno di questa ragnatela, più ci si sente impotenti, più ci si sente impotenti, più si dà meno valore a quello che sono le nostre emozioni. E quindi cosa fare per uscire da un rapporto manipolatorio, da una situazione manipolatoria? Primo elemento, accorgersi che c'è qualcosa che è dissonante. Perché poi cosa succede? Nella nostra mente scatta proprio quella che si chiama dissonanza cognitiva. Quando io sono all'interno di una situazione depotenziante, cosa fa il mio cervello? Va a prendere solo quei messaggi, solo quegli indicatori, vede solo quello che è coerente con il mio punto di vista. Quindi se io ho una situazione che presenta degli aspetti depotenzianti, io sceglierò di vedere, in funzione del mio livello di energia, quelle situazioni che sono meno impegnative. Quindi se, e questo è forte quello che sto dicendo e non voglio minimamente sminuire l'accaduto, ma è per far capire anche come funziona e per comprendere che è complicato da un punto di vista psicologico uscire da determinate situazioni. Se mio marito mi dà una sberla o mia moglie mi dà una sberla, perché si sottovaluta molto quante donne ci sono che picchiano i mariti e il giorno dopo arriva con un mazzo di fiori. Io scelgo a volte di focalizzarmi sul mazzo di fiori e non sulla sberla. Perché? Perché emotivamente è più facile da gestire. Perché se rimango focalizzata sulla sberla vuol dire che poi devo prendere delle decisioni e se il mio livello energetico è basso, quelle decisioni non sono in grado di prenderle e quindi entro in un ulteriore stato di impotenza. E adesso ho parlato di una cosa evidente,
che è una sberla, che è una violenza fisica, ma il problema non è la violenza fisica, o meglio, lo è, ma quando si arriva alla violenza fisica è un qualcosa che è evidente. La cosa peggiore è la violenza psicologica. La violenza psicologica si manifesta in quelle relazioni dove ci sono persone che tendono a sminuire il tuo valore, che proprio ti mettono costantemente in una posizione di meno, a volte anche utilizzando l'ironia. E lì quando ci mettono in una posizione di meno, è lì che scatta il senso di colpa, potrebbe scattare il senso di colpa. Anche qua fermiamoci e chiediamoci qual è il mio valore. E se ci viene come pensiero e si innesca un dialogo interiore del ma io me lo merito, ma è vero che sono così, ma io sono un disastro, ma che cosa posso fare? Bene, lì prendiamo un quadernino e iniziamo a scrivere. Io valgo, a prescindere, perché sono un essere umano e ognuno di noi è nato con un suo bagaglio importante e nessun essere umano è meno. Perché se noi pensiamo quante sincronicità sono state necessarie per permetterci di nascere, comprenderemo veramente come ognuno di noi è un miracolo. I nostri genitori sono frutto dei loro nonni, cioè dei nostri nonni, dei bisnonni, dei trisnonni, soprattutto in periodi storici in cui le morti, in cui erano tantissime, in cui c'erano guerre, in cui c'era veramente una mortalità altissima. Eppure noi siamo arrivati oggi qui, grazie anche a tutto quello che c'è stato prima. E nel momento in cui siamo nati con un bagaglio e da un punto di vista di realizzazione personale e di consapevolezza del nostro valore, eravamo tutti sullo stesso piano. Quindi se qualcuno mi dice che io sono meno, io faccio un'analisi di realtà e vedo se è reale, se è nel fare o nell'essere. Perché se nel fare ci può stare. Se io non so cucinare e mio marito mi fa presente questa cosa, è un'analisi di realtà. Se mio marito mi dice, beh, caspita, però tu non l'hai mai fatta la carbonara, non sei in grado di farla, può essere vero. Ma se mio marito mi dice, tu veramente, cioè non sai fare niente, neanche una carbonara, capite che cambia? Perché l'osservazione è sull'essere. E qua c'è la differenza fondamentale nel fare attenzione ai riconoscimenti negativi che ci vengono dati, se sono sul fare, se sono oggettivo, se sono sull'essere. E dobbiamo fare attenzione anche noi di come diamo i riconoscimenti agli altri, questo a prescindere dal discorso manipolazione. Li do sul fare, faccio delle osservazioni sul fare, che è giusto che siano fatte, è giusto anche dare dei rimandi negativi se le cose non sono fatte come devono essere fatte, perché siamo qua tutti per imparare e si impara anche sbagliando, ma l'osservazione deve essere sul fare, non sull'essere. Se io sono all'interno di un'azienda e sto facendo una consulenza e faccio un'analisi dei processi, vedo che ci sono delle cose che non vanno, la puntualizzazione deve essere sul fare. Voi dovete fare più attenzione a questo punto, a questo punto, a questo punto. Non avrebbe senso dire, caspita, siete un disastro, qui non siete in grado di fare nulla. Vi spiego io come fare, perché da soli non sareste in grado. Ecco, questo sarebbe un atteggiamento
parte manipolatorio che induce il senso di colpa dell'altro, che induce l'altro a sentirsi meno. Perché? Perché lo stai colpendo sull'essere. E allora ci sono persone che quando vengono colpite sull'essere si fanno piccole, altre invece che magari reagiscono e spingono via questa cosa. In questo caso tra le due meglio chi gli esce un po' di sana rabbia e definisce il limite rispetto a chi si fa piccolo. Poi anche lì è sempre il definire il limite con assertività, perché poi se lo definisci con rabbia e con ira e superi un limite, praticamente fai il gioco dell'altro. E come ci possono aiutare le My Energy Bars in questo processo? In due modi. Innanzitutto ci possono aiutare nell'ascolto delle nostre emozioni. Noi spesso utilizziamo le My Energy Bars per lavorare su una resistenza, per lavorare su un'emozione depotenziante, per eliminare qualcosa che sentiamo che ci sta bloccando. Bene, ma prima di utilizzare quello che io chiamo protocollo di centratura, sarebbe opportuno fare un profondo ascolto del nostro dialogo interiore. Quindi stasera con voi volevo fare proprio questa esperienza, che è un'esperienza più forte rispetto al solito. Perché più forte? Perché entrare in contatto con le nostre emozioni, specialmente quando sono profondamente depotenzianti, specialmente quando riguardano un meno che ci è stato messo dall'altro, non è semplice, è emotivamente impegnativo e spesso è opportuno che questo tipo di lavoro venga fatto con un professionista all'interno di un rapporto di counseling piuttosto che di un rapporto di psicoterapia. Quindi vi chiedo di scegliere una situazione che vi ha destabilizzato, in cui vi siete sentiti meno rispetto a un qualcosa che quella persona vi ha detto, vi chiedo di scegliere una situazione semplice, ok? Perché? Perché è quello che può nascere molto, molto forte e quindi dobbiamo, io dico, quando siamo in diretta, io ci sono, però è sempre meglio partire dalle cose piccole per poi arrivare alle cose grandi. Se no è come se volessimo, abbiamo di fronte un masso enorme, iniziare a spostare il masso quando di fronte abbiamo magari ancora i sassi più piccoli. Ecco, iniziamo a spostare i sassi più piccoli. Perché spostando i sassi più piccoli cosa succede? Che ci facciamo anche i muscoli e quindi mano a mano che ci facciamo i muscoli poi possiamo spostare anche dei sassi più grandi. Perché? Perché se partiamo dai sassi più grandi, quello che avviene è che non riusciamo a muoverlo perché non abbiamo sufficienti muscoli e allora entriamo nel non sono capace, quindi entriamo in un'emozione demotivante e smettiamo. È per questo che io dico sempre, le My Energy Bars funzionano se si utilizzano. Non sono delle bacchette magiche che basta tenerle così vicino una settimana e boom, ci cambiano la vita. Ci vuole costanza. È un po' come lavarsi il volto tutte le mattine. È proprio un gesto d'amore quotidiano che facciamo con noi stessi. Su questa cosa ci tengo particolarmente a ribadirla perché spesso è un po' come si inizia ad andare, quando si inizia ad andare in palestra, si va al primo mese tutti belli contenti, 2 o 3 volte a settimana, poi si inizia una, e poi non si va più. No, bisogna essere costanti.
E quando non si è costanti bisogna chiedersi perché, perché è un atto d'amore molto forte anche verso noi stessi. Quindi partiamo proprio con l'esercizio di questa sera. Quindi vi chiedo di mettere le bars nella posizione di rilassamento, che è questa. Quindi andate a chiudere tutti i polpastrelli e andate a mettere le mani intorno alle bars in questo modo, facendo attenzione che le bars non si devono toccare, ma devono essere distanti più o meno 1 millimetro. Ok? Per chi non ha le bars, può semplicemente mettere le mani in questo modo. Questo è un mudra molto potente che crea una coerenza tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro. Ok, chiudete gli occhi, fate un respiro profondo e concentratevi sul vostro corpo. Fate attenzione che i piedi siano ben piantati sul pavimento, la colonna sia ben dritta, il collo sia parallelo al pavimento e per fare questo spingete le scapole verso il basso e la testa verso l'alto. Fate un profondo respiro col naso ed espirate con la bocca. E iniziate semplicemente ad ascoltare il vostro corpo. Partite ad osservare e a percepire i vostri piedi, le caviglie, i polpacci, le ginocchia, le cosce, i glutei. Percepite proprio come il vostro sedere sia a contatto con la sedia, con il divano, con il letto. E continuate osservando i vostri genitali, la vostra pancia, il vostro petto, la vostra schiena, le vostre spalle. Concentratevi sulle vostre spalle. Cosa percepite? Percepite una tensione? Sono leggere, sono pesanti? Cosa vi direbbero se potessero parlare? E spostate ora la vostra attenzione alle braccia, agli avambracci, alle mani, alle dita. Percepite come comunicano tra loro. Qual è la tensione che percepite tra i vostri polpastrelli? È leggera, è pesante. E come percepite il vostro collo, la vostra testa, il vostro cuoio capelluto.
vostra fronte, i vostri occhi, le vostre guance. La vostra lingua tocca i denti sul palato e sospesa in bocca. Questo è il vostro corpo, è il vostro contenitore. È uno strumento meraviglioso che può darvi tantissimi messaggi. Esercitatevi ad ascoltarlo. E ora facendo un respiro profondo, pensiamo specificatamente ad una persona che ci ha fatto sentire meno. Può essere un episodio sporadico, può essere un qualcosa che si è ripetuto più volte. Non dobbiamo entrare in contatto con quella persona, ma con la sensazione che quella persona ci ha causato. Una frase, un comportamento che inconsciamente ci ha fatto sentire meno. Ha installato in noi un non sono. Non sono abbastanza bravo, non sono abbastanza intelligente, non sono abbastanza forte, non sono abbastanza capace, anche magari nell'aiutarlo o nell'aiutarla. Entrate in contatto con questo non sono abbastanza e ascoltate il vostro corpo. Dove lo sentite? Nella gola, nello stomaco, nelle spalle, nella schiena. Non sono abbastanza cose, entrate in contatto con il vostro dialogo interiore. Autorizzatevi senza giudizio. Queste voci sono dentro di voi, semplicemente dobbiamo portarle in superficie. Non sono abbastanza brava ad aiutare gli altri. Non sono abbastanza brava a farmi capire. Non sono abbastanza brava a proteggermi. Non rimanete concentrati sull'altro. Entrate proprio in contatto col non sono che nasce dentro di voi. E con questa consapevolezza
con questo non sono che si è manifestato, procediamo con un protocollo di trasformazione alchemica sul non sono abbastanza. È quello che è emerso. Può essere un non sono abbastanza bravo ad aiutare l'altro, a proteggermi, a definire i miei confini. Ognuno utilizzi quello che più sente. Io semplicemente dirò non sono abbastanza brava a. Fate un respiro profondo e prendete tra le vostre mani le My Energy Bars, l'oro nella sinistra, l'argento nella destra, o immaginate di farlo. Fate un respiro profondo e ponete la vostra attenzione nel primo centro, il centro dell'essere, 2 dita sotto l'ombelico. E ripetete libero, l'energia cristallizzata in non sono abbastanza brava a. E la riporto nel mio centro di potere alchemico. Io sono 3. Rimanete in ascolto del vostro corpo, di quello che si muove o non si muove. Se vi viene da sbadigliare, sbadigliate, da piangere, piangete. Non trattenete, lasciate andare. Fate un respiro profondo e ponete la vostra attenzione all'altezza del cuore, nel centro del sentire. E ripetete, lascio andare ogni attaccamento emotivo a io non sono abbastanza brava. E lascio fluire il mio sentire. Io sento sei.
Fate un respiro profondo e concentrate infine la vostra attenzione nella ghiandola pineale al centro della vostra testa e ripetete: creo ordine e coerenza nel io non sono abbastanza brava. E mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Io mi autorizzo ad essere me. Io creo 9. Io divento consapevole del mio valore. Io divento consapevole del mio essere. Io divento consapevole del mio sentire. Io divento consapevole del mio creare. Io scelgo me. Fate un respiro profondo e quando siete pronti, ognuno con i suoi tempi, aprite gli occhi. Bene, bene. Come sempre è importante, dopo un protocollo di utilizzo con le bars, bere un bel bicchiere d'acqua. Potente. Io non sono abbastanza brava a. Noi siamo bravi. Non saremmo qui, non tanto qui in questo spazio con me, ma non saremmo interessati al nostro benessere se non fossimo bravi. Ricordiamocelo. Bene, Lucia, che ti vedo sbadigliare, un buon segno. Gli sbadigli sono un buon segno, è proprio il sistema nervoso che sta rilasciando tensioni. Bene, anche la lacrimazione, un buon segno, il sudare, i brividi. Come sempre adesso inizia il vostro spazio. Io andrò a bloccare la registrazione. Ringrazio chi ci segue in differita, che so che sono tante persone. A queste persone invito, se hanno domande, condivisioni, a metterle nei commenti e grazie.